Salve a tutti, sono in mezzo al Tevere, l'acqua è altissima perché stanno svuotando la diga, sto provando un assetto, questa è la canna da caccia grossa, diciamo, quella che ha preso il crotone, sto provando un assetto da caccia grossa perché ho giù là per prova messo il finale da 2,70 fluorocarbon con la mosca direttamente in cima, unica, quindi sul trave. Sopra sto provando a collegare per arrivare sopra i 6 metri con tutto il finale completo. Sto provando, non è una soluzione proprio ottimale. Ecco, fondo c'è 2,70 di finale, sopra c'è un pezzo di 65 e poi 2,30 metri anche di 70, così si può fare il finale anche oltre 6 metri tranquillamente. In questo caso è la prima volta per unire il 70 e il 60 e il finale, che in fondo i finali sono 0,55, ho messo 2 cast connector. Ecco, funziona, ma non è la soluzione migliore, perché primo si vede di più, un secondo dà qualche problemino quando passa anche tra i passanti in cima se uno pesca corto, quindi farò anche qui come ho fatto con quelle altre canne, ci faccio il nodo a barilotto blood con 2 passate sole, perché se no viene troppo grosso. Con 2 passate sole, quando uno l'ha stretto, regge benissimo, invece che 3 passate. E una goccia di colla UV, una goccia un po' sagomata, passa benissimo anche fra i passanti, si sente giusto qualche ticchettio, e quindi il finale in fondo 2,70 è praticamente senza giunzioni. Se uno allama una grossa trota c'ha molte probabilità in più di allamarla, di portarla in secco. E un'altra cosa non ortodossa che sto provando oggi è che per fare prima sostituire la mosca di punta da caccia oggi c'è di tutto in acqua, c'è questi fiori che veramente, c'è un micro ring, tolgo questa, ne metto un'altra, però si vede il micro ring e la trota lo sgama. Qui avevo pensato di pitturarlo di nero, già andrebbe meglio, e uno può provare in quella maniera, solamente che il colore poi non regge. I pennarelli Pantone non attaccano bene, a parte ora non li fanno neanche più. C'è per il disegno artistico a pennarello, c'è sempre dei pennarelli tipo Pantone in commercio, ma si seccano con grande facilità. E poi nel metallo non è che macchino molto. Dall'odore mi pare che siano diluiti, invece che con l'alcol, come sono gli altri pennarelli, sono diluiti dall'odore, mi pare, con l'acetone, quindi sarebbero praticamente a base di smalto, tipo quello da unghie, che si diluisce con l'acetone. Uno può provare da sé
a fare, perché con lo smalto, se dai lo smalto anche sulle palline per camuffarle, se uno le vuole cambiare di colore per le oro, metterci il nero, siccome fa troppo spessore lo smalto, non torna bene. Uno può provare a diluirlo e vedere di colorare qualche pallina che uno ritiene troppo vistosa, oppure in questo caso un gancio, insomma. E il problema è che probabilmente verrà fuori un appiccicaticcio, si può provare, ma insomma già lo smalto da sé è un po' un problema. Se dopo non asciuga bene, insomma è un lavoro che non va bene. Quindi ora cambio assetto. Questa è la canna che dà migliori garanzie di chiappare, di portare in secco una grossa trota, un grosso pesce, se uno lo chiappa, perché invece di essere 110-112 grammi come le canne super leggere che ora vanno per la maggiore, il carbonio sono in carbonio con punta, con zero, quasi zero resina dentro, con una piccola quantità di resina, e sono leggere, però senza resina non hanno consistenza ideale, perché quando poi allami il pesce sono troppo reattive, saranno anche più sensibili, dipende poi dopo quanto uno gli serve questa sensibilità. Però boom boom boom, il pesce fa quello che gli pare praticamente, e invece si devono piegare e tenere il nervo. Il 50% dei pesci persi, delle trote perse, dipende da queste canne moderne che tentennano troppo, poi si vede boom boom boom, si vede che giocano troppo, no? Voi guardate questa nei video di quella trota grossa, se fa tutti quei versi, questa si piega e dopo tiene, capito? Quindi che differenza c'è? C'è la differenza che sono in carbonio, però qui c'è più resina. Questa è 134 grammi, 10 piedi, quelle altre anche per coda 5-6, che sono quindi grosse così, quindi quelle per coda 3 sono più fini e pesano, quelle canne lì pesano 112 grammi e anche meno. Questa qui pesa 134 grammi e non è che non ci si può pescare, ci si può pescare benissimo, in tutti i modi. C'è la differenza che posi questa, prendi quelle, sembra di avere niente in mano, perché veramente anche 20 grammi fanno una grande differenza. Però questa per pescare è meglio praticamente. Ecco qua com'è il discorso. Se uno vuol perdere i pesci, allora va bene anche quell'altra. Io ho quasi tutte di quell'altre, non è che conosco tutte le canne del mondo, però insomma sulle 10 piedi voi considerate che sono canne quelle in carbonio con poca resina, che praticamente la consistenza è uguale, il peso è quello, sono 110-112 grammi, sia quelle per coda 3 sia quelle per coda 5-6, e quindi hanno pochissima resina, pesano pochissimo, ma anche quelle per coda 5-6 fanno un po' diversi. Non lo so, poi dopo alto modulo carbonio, modulo io credo che sia praticamente la larghezza delle fasce che vengono avvolte intorno al fuso lungo industrialmente, fasce che possono essere 1 centimetro credo, oppure 8 millimetri, e vengono avvolte sul fuso
insieme a un po' di resina, più uno la fa larga, più uno ce la larga e più carbonio ci va. Però moduli su queste canne da mosca qui sono tutti modulo 8-10 e quindi c'è poca differenza. Immagino che per quelle canne che devono essere usate per la pesca d'altura, io immagino che per pesci grossi da mare eccetera, lucci eccetera, roba da 10, 15, 50, 40 kg, ma anche in mare anche 200, 300 kg. Immagino che sarà un modulo di carbonio più alto e credo tanta resina. Comunque, io se devo allamare una trota preferisco prenderla con questa. Ce ne ho anche alcune che è il modello successivo, stessa serie, che l'ho messe sulla bilancia e sono 10 grammi in meno, e sono 124 grammi, sono 10 grammi in meno, perché questa è 134 grammi. Le devo provare praticamente, ancora le devo provare. E quindi niente. Ci risentiamo alla prossima. Ora cambio qualcosa. La grandissima calma, fantastica.